Ok, solita inquadratura. Stacchiamo prima che ci becca il copyright. Comunque ciao a tutti ragazzi, vi faccio salutare anche da un ospite speciale. Ecco qua l'ospite speciale. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Vai Nanna, ok. Buono, bene. Allora, parliamo di cose un po' più serie. Allora, visto che l'ultimo video vi è piaciuto, ovvero quello di richiesta di rimborso per resi Amazon, vi ringrazio tantissimo anche per visualizzazioni, impressioni, tutto, facciamo tutto real, senza tagli né niente. Vi faccio anche vedere, eccoci qua, come al solito questa inquadratura. Quindi visualizzazioni, impressioni, sono andato abbastanza benino e ho cambiato immagine del canale, branding, ho deciso comunque di metterci la faccia, mettere il mio nome, Fabio Vidani, che alla fine non penso di raccontare fesserie, ma è questo qui. Bene, oggi comunque, come avete visto dal titolo, parlo in generale di come farsi, siccome questo qui, il video scorso è andato abbastanza bene, però parlava su come far, diciamo, rimborsare sugli articoli persi nei magazzini di Amazon. Questa volta ho deciso di spiegare un po' il processo di spedizione e come farsi rimborsare durante appunto la spedizione, ecco. Cioè quindi gli articoli che magari vengono persi nella fase di carico verso Amazon o nella spedizione. Spedizione è molto difficile, come vedremo dopo, perché comunque dobbiamo dare determinati documenti. Come al solito, diamo il via alla bellissima presentazione. Ok. Eccoci qua, quindi come farsi rimborsare gli articoli persi durante il caricamento. Ho chiuso le anti, scusate ragazzi perché sennò c'è un macello. Allora, quindi cosa vedremo? Piccola guida introduttiva, ok. I documenti necessari per aprire un caso, piccola guida introduttiva, ovvero come funzionano le spedizioni. Comunque ho già fatto anche dei video a riguardo che lascio sopra o nel video, dove potete andare a vedere proprio come io effettuo delle spedizioni verso i magazzini di Amazon. Solito processo di apertura di un caso e link utili e conclusioni e magari una chiacchierata finale, non lo so, dipende un po' anche dal tempo. Allora, questa qui ragazzi è la dashboard principale dove dove Amazon tiene traccia di tutte le spedizioni. Come potete vedere io qui ho fatto degli screenshot, potete trovarla qui sopra, come ho messo la freccettina in shipments, quindi in spedizioni. Qui sono tutte le spedizioni che io ho creato nel tempo, ovvero, non so, mi sono messo lì l'otto, ne ho fatte un po', ne ho fatte 5, ne ho fatte partire 5 prima del Ferragosto, ok? E dopo andiamo un po' a vedere. Quindi qui principalmente dopo faccio un breve excursus su questa qui, quindi shipment name, quando è stata creata, l'ultimo aggiornamento, dove va a finire, gli SKU che sono dentro, come sapete lo SKU è diciamo il codice che date al vostro prodotto, ok? E le unità che ci aspettiamo, che dopo questo qui andremo a vedere. Appunto, come si può vedere ogni tanto ci sono delle piccole differenze e oggi vi insegnerò proprio quello, ovvero andare a farsi rimborsare sulle mancate unità ricevute da Amazon. Allora, adesso ho fatto un breve video dove faccio vedere appunto come funziona il tutto, ok? Questa qui, quando sono entrato in una determinata spedizione, ci ho cliccato, ok? Faccio vedere quindi fase della spedizione, segui la spedizione, contenuto, problemi. Fase della spedizione lo abbiamo visto adesso, quindi cos'è che ci interessa noi principalmente? Ci interessa quando è stata creata, in transito, quindi qui è molto importante tenere la tracciabilità del pacco, ovvero comunque è il codice di tracking, farò vedere anche dopo che vi dà UPS. In automatico vi può dare Amazon se diciamo siete affiliati con loro. Poi di interessante cosa che troviamo? Quando è stato accettato e dopo questa tabella qui cosa si riferisce ragazzi? Si riferisce che gli SKU in base all'algoritmo di Amazon decide dove mandare determinati SKU. Quindi in questo caso non so, sono andati a Rovigo, Novara, in Francia, penso sia Germania,
più ne ha. E ecco, comunque questo qua è proprio un punto per farvi vedere quando entrate in una spedizione cosa vedete. Quindi qui possiamo andare a seguire la spedizione, il codice il numero di spedizione che vi ho fatto vedere in poche parole. Brescia, quindi partito da Brescia, arrivato a Castel San Giovanni. Sempre importante comunque peso, dimensioni del cartone, ragazzi. E dopo, ecco, andiamo a vedere le ultime due tab, contenuto, quindi cosa c'è dentro all'interno del pacco, con tutte le, perdonatemi, con tutte le unità, ok? In questo caso ho trovato una spedizione dove Amazon le ha azzeccate, quindi cioè dove non ha commesso errori e neanche noi abbiamo commesso errori e appunto i problemi. Quindi in questo caso nessun problema da risolvere. Perfetto. Quindi faccio un breve recap su questa cosa qui. Questa qui era quando entriamo nel seller, spedizioni, tab di una determinata spedizione, in questo caso c'è la spedizione che non aveva nessun problema. Perfetto. Adesso, quando è che dobbiamo andare a creare diciamo, un caso? Come ho fatto vedere prima, all'inizio magari ci possono essere alcune volte che Amazon non carica tutti i nostri prodotti o che magari difficilmente noi che ci dimentichiamo, molto probabilmente magari c'è un operatore che spara e non carica in modo corretto i nostri prodotti nel magazzino. Quindi cos'è che dobbiamo fare noi per andare a ovviare questo problema? Solita cosa, andiamo a aprire un caso, quindi per un caso quindi, che riguarda l'FBA, dei problemi in FBA. Come al solito vi faccio vedere la tab di richiedi assistenza. Se non vi ricordate il processo l'ho spiegato già in un altro video, non voglio comunque cioè, mettermi a ripetere tante volte perché magari dopo diventa anche noioso e tutto, però tengo tutto nei video. Se ci sono dei problemi comunque o mi scrivete un'email o scrivete nei commenti, cioè per me nessun problema. Quindi andiamo a richiedere assistenza. Come ecco, tengo a farsi una piccola precisazione. Questi video qui sono video molto ampi, ok? Quindi ci sono magari tantissimi problemi, io lo colgo a livello generale, perché ognuno cioè, ha un determinato problema, quindi è molto difficile prendere i problemi di ognuno e cioè, bisogna starli con la lente di ingrandimento. Quindi andiamo sempre a aprire un caso. Il concetto chiave qua è quello che a noi mancano prodotti nei magazzini di Amazon. Quindi vi faccio vedere i documenti che servono principalmente due documenti, quindi la packing list che voi dovete preparare ogni volta quando finite di effettuare la vostra spedizione, quindi non so, magari c'è il vostro magazziniere che prepara il pacco o siete voi stessi, come nel mio stesso caso, che prepara il pacco all'interno di Amazon. Io preparo, non so, mi faccio un foglio e adesso vi faccio vedere, con codice EAN, box, quindi box è la scatola e la quantità, e ci vado sempre a indicare diciamo, la relativa spedizione che mi genera Amazon e il numero di spedizione sempre generato da Amazon. Per esempio io sono affiliato UPS con l'azienda e mi dà quel numero di spedizione. Comunque adesso vi faccio vedere che queste qui sono principalmente la packing list che vi dicevo, scusate un po' sporco lo schermo, la packing list che vi dicevo, descrizione con il codice e unbox, la quantità, ok, molto importante, questa qui è la quantità che inserite voi, la spedizione creata da Amazon, quindi questa qui è il codice che vi viene creato da Amazon, 40 30 x 60, in questo caso 11 kg, e il numero della spedizione. Il numero della spedizione, questo qui è il codice che vi dà UPS. Ecco, io vi posso dare diciamo un testo che in questo caso non faccio io, ma è un software, sono dei ragazzi molto in gamba, devo dire, che non ho anche problemi a dirvi go live, cioè non mi paga nessuno né niente, sono real, tutto real,
che a loro ho affidato questo compito in quanto loro sono specializzati nella riconciliazione di questo, ci prendono una piccola percentuale, ma come giusto che sia del resto, e fanno un ottimo lavoro. Vi faccio vedere adesso quello che loro fanno per diciamo recuperare alcune unità, cioè magari in questo esempio non sono le una o due unità, come dicevo sempre, cioè sull'una o due unità ogni tanto magari vale la pena, non vale la pena, guardate anche voi ragazzi, ecco, voglio dire solamente questo. Comunque faccio vedere quello che fanno. Questo qui siamo già abbiamo già creato il caso, ragazzi, abbiamo già scritto, abbiamo fatto tutto e adesso siamo in attesa di una risposta da Amazon. Quindi anche qui, come potete vedere, il software che di riconciliazione, dopo ce ne sono tantissimi, ragazzi. Io uso questo qui, ma ce ne sono davvero tanti. Quindi buongiorno, relativamente alla spedizione, molto importante la spedizione, come vi dicevo. Risultano numerose unità mancanti. In questo caso Amazon, c'era una discrepanza con i dati ricevuti da Amazon dei 15 pezzi, che è un importo abbastanza anche notevole. Quindi cos'è che rilasciamo? Rilasciamo tutta la documentazione vi faccio vedere dopo le immagini, quindi la packing list firmata con il logo, con il timbro, la mia firma e la conferma di ricezione da parte di UPS. Comunque vi faccio vedere, questo qui siamo nella diciamo dashboard di creazione di un caso, possiamo vedere la risposta finale di Amazon. La ringrazio per averci contattato e quindi gentile partner, sono Anna e sono lieta di poterla assistere con la spedizione. Ok, abbiamo ricevuto la sua richiesta, poiché non siamo stati in grado di individuare gli articoli mancanti, abbiamo avviato una richiesta di risarcimento per suo conto. Quindi in questo caso è andata a buon fine. Ecco, qui faccio vedere comunque sono delle mancanze, sono dei problemi di FBA sempre, e questa è la prova di UPS di ricezione. Quindi qui afferma UPS che è stato consegnato a Castel San Giovanni, il pacco era chiuso quando è partito e la nostra packing list è questa. Adesso la faccio vedere, perdonatemi un attimino. Ok, vediamo. Qui faccio vedere, non si vede, come non si vede. Ah, non mi ha preso lo schermo. Cazzarola. Momento. Ok, rieccoci ragazzi, scusate. Questa qui è la packing list, ovvero con le 15 unità mancanti che ho spedito. In questo caso 15 sono abbastanza, è un'unità abbastanza importante. Abbiamo deciso di effettuare, anche perché mi sembra strano metterci dentro 15 pezzi all'interno del pacco. E ecco, solamente per quello. Quindi ho fatto vedere questo pezzettino qui, quello che ho da dire. Voglio tenere i video più brevi possibili, concentrati magari non per un singolo scopo, ma dopo ci saranno senz'altro anche video abbastanza un po' più lunghi, dove potremo trattare determinati argomenti anche in base ai vostri non so, ai vostri interessi o ai vostri problemi che si possono affrontare. E ecco, mi sono dimenticato di farvi vedere l'ultimo pezzettino e grazie per l'attenzione, ok, che ci tenevo, perché ho visto che comunque anche su YouTube bisogna cercare di stare un po' nei tempi biblici, devo anch'io magari essere un po' più coinvolgente tutto, e vorrei, ecco, tenere video brevi però video interessanti, dove la gente è appunto interessata, magari ecco, non a tutti gli argomenti senz'altro, però che possono essere degli argomenti utili. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione. Questo qui era un piccolo video su come ricevere rimborsi, che magari è un po' più complicato, che magari qualcuno non sa. E niente, alla prossima, come sempre un video a settimana, o il lunedì o la domenica, adesso guardo. E vi ricordo anche di andare sul blog, che adesso andrò a scrivere un articoletto per un po' l'aggiornamento su come ci eravamo lasciati il 31 di luglio. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, vedete poco.